Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi vedremo attraverso un esempio alcune nuove funzioni operative del programma Design Spark Mechanical 5.0. Il disegno che andremo a vedere lo posiziono qui in basso a destra con tutte le quote, così da facilitarci il lavoro. Ma cominciamo subito. Allora, per aprire un nuovo file andiamo su File, io ne ho uno già aperto, New, Design. Quindi orientiamo il piano di lavoro parallelamente allo schermo e iniziamo col disegnare il rettangolo di base che misura 40 x 85 mm. Allora, indichiamo le misure 85 e con il tab passiamo all'altra dimensione 40 mm. Quindi andiamo su 3D Mode, ruotiamolo per comodità, andiamo su Select ed eleviamo tirando con pull di 5 mm questo rettangolo. Inseriamo manualmente 5. Ok, adesso ritorniamo di nuovo su Select, Plan View e posizioniamo andando su Sketch Mode un rettangolo a sinistra della prima figura che abbiamo disegnato, lungo 20 mm e largo 15. Se non riusciamo ad ottenere la misura, la possiamo inserire manualmente. Selezioniamo adesso in 3D Mode il rettangolo appena posizionato, lo copiamo e lo incolliamo. Si è aggiunta qui una nuova superficie identica a quella di partenza. Andiamo a spostarla, posizioniamo le coordinate di spostamento sul bordo e clicchiamo su Up To. Selezioniamo l'asse e il bordo che vogliamo raggiungere. Ecco qua. Quindi a questo punto facciamo un ulteriore rettangolo, andiamo su Select, Plan View, Sketch Mode, rettangolo. Quindi a questo punto abbiamo un rettangolo che complessivamente misura 70 mm, come dal disegno. Andiamo su 3D Mode, Spin, selezioniamo le tre superfici, eleviamolo di 5 mm con il comando Pull. Ok, adesso ruotiamolo, posizioniamoci sulla faccia laterale, Plan View, e osserviamo il profilo della figura che vogliamo riprodurre.
Dunque vediamo che è alto 15 mm complessivamente, 10 da questo punto, poi va avanti di 10 orizzontalmente e poi si ricongiunge all'estremo inferiore. Adesso andiamo su Spin, ruotiamo la figura, selezioniamo questo trapezio, andiamo su Pull, Up To, e l'estremità opposta che vogliamo raggiungere. Qui abbiamo già 5 mm, dobbiamo portarlo a 10, quindi andiamo su Pull, aggiungiamo altri 5 mm. Infine andiamo su Plan View e realizziamo un rettangolo sul fondo di 20 x 40. Ruotiamo, 3D Mode, e saliamo di 15 mm con questa porzione. Adesso andiamo su quest'ultimo rettangolo, tracciamone sopra un altro da 10 mm x 40 e alziamolo di 20 mm. Adesso andiamo su la sommità di quest'ultimo rettangolo, Plan View, Sketch Mode, e posizioniamo a questa quota un rettangolo da 20 mm x 40. Andiamo su Spin, 3D Mode, selezioniamo i due rettangoli e saliamo di 20 mm. Allora adesso già la figura inizia ad avvicinarsi a quella che vogliamo ottenere. Andiamo quindi sullo spigolo destro e su quello sinistro. Andiamo su Pull, adesso è selezionata la funzione Round. Incurviamo con un raggio di curvatura di 10 mm. Adesso
andiamo su Select, Plan View, Sketch Mode. Abbiamo qui il centro e distante dal centro 10 mm a sinistra e 10 mm a destra, a 10 mm dalla sommità o dal fondo, i centri dei due fori che andremo a realizzare, del diametro di 10 mm. Uno qui e uno qua. Torniamo in 3D Mode, andiamo alla base, andiamo in Plan View, Sketch Mode. Al centro di questo rettangolo abbiamo un altro foro, il punto esatto è qui e il diametro è di 20 mm. Ruotiamo, 3D Mode. Adesso per realizzare i fori è molto semplice, si seleziona la superficie che si vuole asportare, si va su Pull e si tira verso il basso in questo caso. Poi facciamo la stessa cosa sulle altre due superfici circolari, Pull, e si realizzano gli altri due fori. A questo punto possiamo verificare di aver fatto tutto e misuriamo le varie parti. Qui dobbiamo avere 5 mm, 5 mm anche qui, 20 mm e altri 20 di altezza. Questo tratto orizzontale da 10 mm, qui 40 e qui 70. Adesso misuriamo il diametro di questo foro, 20 mm, e il diametro di questi due, 10 e 10. L'elevazione di questo gradino è di 15 mm e il rientro è di 10 più altri 20 di altezza e 10 di sporgenza verso l'interno. Poi l'altezza complessiva tra la parte inferiore e quella superiore è 20 mm e il raggio di curvatura è 10. Vediamo lateralmente. Ecco qua. Il disegno direi che è riuscito abbastanza facilmente. Abbiamo fatto un po' di pratica con alcune funzioni di Design Spark e direi che per oggi abbiamo finito. Ci vediamo al prossimo video con qualcosa di ancora un po' più complesso. Scopriremo nuove funzioni di questo software molto interessante. Spero vi sia piaciuto questo video e se sì, ricordatevi di lasciarmi un like, sono ben accetti commenti, domande e suggerimenti e anche le critiche. Continuate a seguirmi, se volete gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Ciao e alla prossima!